e questo è il mio canale L'Arte del Fatto a Mano. Oggi volevo iniziare a proporvi dei lavori per la prossima stagione primavera-estate. Volevo iniziare con una semplicissima blusa, molto veloce anche da realizzare, molto fresca. Questa è la lavorazione della parte del corpetto. È una blusa lavorabile per tutte le taglie, perché appunto il suo motivo iniziale è solamente di 3 punti e quindi è molto facile da adattare a qualsiasi taglia. Importante è prendere la vostra circonferenza, la circonferenza che volete, fare quindi una catenella iniziale che misurandovela rappresenta la vostra larghezza ideale, e questa catenella deve essere divisibile per 3 e anche a sua volta per 2, cioè i motivi che mi dà questa catenella. Per esempio, io qui ho montato 148 catenelle, questa è una taglia 42 ma anche 44, abbastanza abbondante anche perché comunque è elastica. Ho montato 148 catenelle che divisibile per 3 mi danno, lo so che non è divisibile per non danno 50 motivi perché sarebbero 150 le catenelle, ma mi danno comunque 50 motivi che a loro volta sono divisibili per 2, quindi 50 diviso 2 mi dà 25. Questa è la proporzione, la divisione che dovete fare quando andate a calcolare i motivi e la divisione, perché poi quando arriveremo allo scalfo manica c'è da dividere il lavoro in 2. Inizieremo lavorando in tondo, alternando i 2 colori, il color lime e il color bianco, e i punti con una sequenza di... Allora, c'è un inizio giro che è una semplice maglia alta allungata. Il motivo è composto da 4 giri che si ripetono, di cui 2 in lime, in color lime, e 2 in bianco. Quindi oltre al primo giro di maglie alte allungate faremo 1, 2, 3, 5 sequenze, 5 volte ripeteremo 1, 2, 3, 4, 5, ripeteremo la sequenza per alternare i colori. Poi ci divideremo, questa è una magliettina, innanzitutto voglio dire una magliettina fresca, una magliettina per ragazze anche, è corta, non è lunga, però in caso voi voleste fare una maglia più lunga è sufficiente ripetere appunto questi 4 giri, di alternare dei colori, ripeterli fino alla lunghezza desiderata, e anche si può fare con questo alternare e allungare un bellissimo vestitino. Allora, nel mio caso, che ho montato 148 catenelle e lavorandolo con il filato che poi vi farò vedere, ho ottenuto una larghezza di 44 centimetri sui primi giri, poi 1, 2, 3, 4, 5, al quinto giro, dopo cioè 1, 2, 3, 4, 5, 6, scusate, al settimo giro, quando sono sulla seconda fascia bianca, ho cambiato uncinetto, l'ho ridotto, quindi da 44, che è l'inizio, la mia maglia arriva a misurarmi 41, quindi dà un po' l'effetto sfiancato. E questa è sì, una taglia 42-44, mi allungherò per 25 centimetri alternando i colori, poi proseguirò per altri 2 giri di maglia alta allungata prima di dividere con lo scalfo. Comunque adesso io vi faccio vedere
a lavorare un campione in tondo per farvi capire che questa maglietta, in base a quante catenelle di partenza, sta tutto lì, quante catenelle di partenza voi andate a montare, è così facile da gestire anche la taglia. Allora, per questo filato, scusate, per questa magliettina, io ho utilizzato del cotone molto buono, un saffron, un drop saffron nel colore bianco assoluto, è un 100% cotone molto buono. Poi vi metterò dei materiali, il link e anche dove li ho acquistati, il link che vi manda al sito. Questo è il colore 17, è il colore bianco, non so ancora quanto ne usufruirò, alla fine poi nel box informazioni vi metto tutto. E ho usato un cotone Katia, cotton stretch, color lime, bellissimo, colore molto fresco, è il colore 30. Sono tutti e due più o meno della stessa lunghezza, come metratura, sono 170-160 metri ogni 50 grammi. Poi appunto mi servirà un metro da sarta, 2 uncinetti, perché sono partita con il 3,5 fino al 1, 2, 3, 4, 5, sesto giro, compreso del giro d'inizio delle maglie alte allungate, e dal settimo giro ho ridotto al numero 3 e ho proseguito tutto il lavoro con il numero 3. Poi mi servirà un ago da lana per cucire le spalle, esclusivamente le spalle, 2 marcatori o anche 4, quelli che forse 4 è meglio, 4, 6, insomma un po' di marcatori, e una forbice per tagliare i fili. Niente, adesso iniziamo facendo il nostro campione e vi farò vedere appunto il punto, vi farò vedere la sequenza per cambiare colore e come io ho cambiato colore senza tagliare il filo, praticamente passandomi i 2 fili. Ok, partiamo con il nostro tutorial. Naturalmente io ho già fatto una papera video, scusatemi se farò delle papere, ma sono autodidatta, non ho attrezzature particolari, faccio quello che riesco e spero che sia gradito ugualmente. Allora, la papera che ho fatto, che ho detto che per la taglia 42-44 io ho fatto 148 catenelle, invece sono 150 perché 50 motivi per 3 mi danno 150. Quindi adesso noi andiamo a fare un campione. In questo campione io farò 16 motivi, quindi 8 sul davanti, 8 sul dietro, quindi divisibili anche per 2, e quindi monterò 16 per 3, 48 catenelle. Andiamo a fare il nodo d'inizio e andiamo a fare 48 catenelle. 1, 2, 3, 4, 48 catenelle. Ora chiudiamo in tondo, quindi prendiamo bene la catenella, la passiamo tra le mani in modo di controllare che sia diritta e chiudiamo in cerchio, come fare un semplice centrino. Chiudiamo con una mezza maglia bassa. Il primo giro è composto da tutte maglie alte allungate, quindi una su ogni catenella. La prima è sostituita da 4 catenelle perché essendo allungata è più lunga della maglia alta normale che ne richiede 3 d'inizio. Allora, la maglia alta allungata si carica il filo, si entra nella catenella seguente. Vedete, io ho su 3, chiudiamo prima il primo piccolino e poi chiudiamo con una semplice maglia alta, quindi si chiude 3 volte invece di 2. Carico il filo, vi faccio vedere ancora, entro,
chiudo 1, chiudo 2, chiudo 3. Io la preferisco la maglia alta perché rimane più pieno anche il lavoro, non si vedono le fessure tra una maglia e l'altra. Allora vi faccio dire ancora, carico il filo, entro nella catenella seguente, esco, chiudo 1 piccolo, chiudo 2 e chiudo 3. Seguente, chiudo 1, chiudo 2, chiudo 3. Mi eseguite questo giro, in questo modo ci ritroviamo alla fine del giro. Siamo alla fine del giro di base, questa è la base, questo giro non verrà più ripetuto, cioè cominceremo a contare i motivi da ora. Allora mi chiudo nella quarta catenella con una mezza maglia bassa, la quarta catenella che sostituiva la prima maglia del giro. Ora iniziamo a fare i nostri motivi. Mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la maglia, la prima maglia del giro. Carico il filo. Ora andremo a fare i giri prendendo le maglie in costa. Cosa vuol dire? Andiamo ad infilare l'uncinetto non qua davanti, ma prendiamo la costina dietro, questa costina dietro, vedete qua. Quindi carico il filo, entro nella costina dietro, anche qui faremo delle maglie alte allungate, quindi chiudo la piccolina, chiudo la seconda e lascio sull'uncinetto l'ultima. Carico il filo, un'altra nella maglia seguente, chiudo la piccolina, chiudo la seconda e lascio sul filo, sull'uncinetto. Ora chiudiamo le 3 maglie insieme, quindi 3 per volta per fare questo motivo. Ora facciamo 4 catenelle di separazione, 2, 3 e 4, carico il filo, vado nella maglia seguente, prendo la catenella dietro, l'asolina dietro della maglia, chiudo una piccolina, chiudo la seconda e lascio sull'uncinetto. Ripetiamo altre 2 volte, chiudo la piccolina, chiudo la seconda sull'uncinetto, terza, chiudo la piccolina, chiudo la seconda. Ora chiudiamo tutti insieme. 4 catenelle di separazione, 2, 3 e 4. Vi faccio vedere un'altra volta, carico il filo, prendo l'asolina dietro, chiudo la piccolina, chiudo la seconda, ripeto altre 2 volte, chiudo la piccolina, chiudo la seconda, la terza, chiudo la piccolina, chiudo la seconda, chiudo tutto. Ecco, mi fate questo giro in questo modo, ci vediamo qui alla fine del giro. Sono alla fine del primo giro del motivo. Per chiudere con il giro, invece di fare 4 catenelle, ne faccio 2, carico il filo, entro in questo modo sul gruppo di 3 chiusi insieme, esco e faccio una maglia alta. Nello stesso punto qui rientro e faccio una maglia bassa, 4 catenelle di separazione, 1, 2, 3, 4, vado nell'arco seguente e faccio una maglia bassa, 4 catenelle di separazione, 3, 4, entro nell'arco seguente, maglia bassa, di nuovo 4 catenelle di separazione, 3 e 4, entro nell'arco seguente, maglia bassa, 4 catenelle di separazione, 2, 3, 4, entro nell'arco seguente, maglia bassa,
Questo secondo giro del motivo va ripetuto fino alla fine. Ci ritroviamo alla fine del giro per chiuderlo insieme. Sono alla fine del giro, mi chiudo con una mezza maglia bassa sulla maglia bassa di inizio giro. Ora dobbiamo cominciare a cambiare il colore, quindi prendo il bianco, faccio un nodino d'inizio, allora il filo verde ora lo andiamo a mettere sulla nostra destra e lo teniamo sotto al lavoro. Entriamo nel primo arco, da dietro infiliamo il nostro nodino d'inizio da quel bianco e lo facciamo passare dentro questo arco e poi nella catenella del verde e cominciamo il nostro lavoro. Allora, i giri che dobbiamo fare col bianco sono 2, quindi ci sarà un'alternanza di 2 giri con il filo verde e 2 giri con il filo bianco. Ci alziamo con 4 catenelle che sostituiscono la maglia alta allungata e in ogni arco andiamo a fare complessivamente 3 maglie alte allungate. Qui la prima abbiamo fatto la catenella e quindi andiamo a fare nel primo arco andiamo a fare altre 2, quindi 2. Da qui passiamo direttamente all'arco seguente e facciamo le 3 maglie alte allungate nel secondo arco. 1, 2 e 3. Carico il filo. Terzo arco, arco seguente, altre 3 maglie alte allungate nell'arco. 1, 2 e 3. Continuiamo così tutto il giro facendo 3 maglie alte allungate in ogni arco. Poi chiuderemo qui con una mezza maglia bassa nella quarta catenella di inizio giro. Secondo giro in bianco, quarto giro del motivo. Mi alzo con 4 catenelle che sostituiscono una maglia alta allungata. Carico il filo, vado a prendere la costa dietro della maglia sottostante e faccio la maglia alta allungata. Carico il filo, passo alla seguente e prendo la costa dietro, la catenella della costa dietro e faccio una maglia alta allungata sulla maglia alta allungata sottostante. Di nuovo carico il filo, vado nella seguente, prendo la catenella posteriore, faccio la mia maglia alta allungata. Questo è il quarto giro, semplicissimo, c'è da mantenere il lavoro come si trova, quindi una maglia alta allungata su una maglia alta allungata sottostante, ma facendola in costa retro. Poi chiudiamo il giro con una mezza maglia bassa nella quarta catenella che sostituiva la prima maglia alta allungata. Ecco ragazze, questa è la sequenza. C'è un giro d'inizio che d'ora in poi non dovete però più contarlo. Ora dovete ripetere, si riparte col verde, si fanno 2 giri di verde, 2 giri di bianco e così via. Questa sequenza di 4 giri va ripetuta fino alla lunghezza desiderata. Nel mio caso io l'ho ripetuta 5 volte e alla seconda ripetizione, ripartendo col verde alla terza ripetizione, ho cambiato l'uncinetto, dal 3,5 sono passata al 3 e così la maglietta ha preso leggermente la forma svasata verso il fianco. Sarebbe anche molto bello allungarsi e arrivare a fare un vestitino.
perché lo vedo molto carino anche in versione vestitino. Finite le 5 ripetizioni, se voi state con le misure del mio modello, mi sono fermata a 5 ripetizioni, arriverete a fermarvi con il bianco, dovrete fare altri due giri di maglie alte in bianco, sempre in costa dietro, sempre maglie alte allungate in costa dietro, perché ci stiamo avvicinando appunto alla suddivisione degli scalfi, e quindi era necessario aggiungere, dopo le 5 ripetizioni di 2 verdi e 2 bianchi, che in totale davano 5 per 4, 20 giri, più questo che fa 21, dovete fare altri 2 giri di maglie alte in bianco come questa qua, e andrete arriverete a un totale di 23 giri. Ora vi faccio vedere come si fa a ripartire con l'altro colore. Quindi porto il bianco sulla mia destra e sopra al verde, e prendo il verde e lo porto alla mia sinistra. Vabbè, io adesso ho chiuso per farvi vedere il giro, però quando è ora di cambiare il filo, il colore, vi fermerete all'ultimo gettato dell'ultima maglia alta allungata, prenderete il filo verde che è sotto di 2 giri e lo farete passare senza tirare, lasciando proprio la lunghezza della maglia dentro queste 2. Tirate un po' il filo bianco, vedete io l'ho lasciato dietro morbido, come che deve seguire la maglia, e da qui vi attaccate, chiudete il giro con il verde. Ecco, questo è il metodo per attaccare il filo senza tagliarlo, e da qui ripartite con il punto sul verde. Quindi faccio le mie 3 catenelle, carico il filo, entro in costa dietro nella seconda maglia, chiudo piccola e chiudo la seconda, carico il filo, entro nella costa dietro, chiudo piccolo, chiudo grande e chiudo tutto. Qui ne ho fatte 2 perché la prima era sostituita dalla catenella. Quindi 4 catenelle, 2, 3, 4, carico il filo, entro in costa dietro sul bianco e faccio la mia maglia alta allungata non chiusa, e faccio le altre 2, la seconda e la terza, e chiudo insieme. Ecco, questa è la sequenza. Ci ritroviamo, quindi abbiamo detto 23 giri, al 23esimo giro per continuare insieme. Ecco ragazze, ho lavorato, come ho spiegato precedentemente, i 2 giri di maglie alte allungate in costa dietro. Ora mi fermo, prendo 2 misure. Se volete fare la mia taglia, naturalmente mantenendo il mio filato, il vostro lavoro, quindi misurerà nella parte di inizio dove avete usato l'uncinetto maggiore del 3,5, misurerà 44, quindi 88 totali. Salendo al momento del cambio dell'uncinetto, quindi diminuendo da 3,5 a 3, vi ritroverete con 40, 41, 82 di circonferenza. Mi sono fermata a 27 centimetri, però qui è a piacere. Potete farla più lunga, potete fare un abito, come volete. Ora vi faccio vedere a suddividere il marcapunto, perché ora lavoreremo in giri di andata e ritorno, prima la parte davanti, poi la parte dietro, o viceversa, perché sono uguali, e divideremo le nostre catenelle. Nel mio caso avevo 150, quindi 75, la metà. Il primo marcapunti l'ho messo tra l'ultima del giro precedente
e la prima, vedete qua ho già fatto le 4 catenelle d'inizio così per farvi capire, perché qui proseguirò direttamente con il filo che ce l'ho già attaccato, ce l'ho già il filo di prima. Da qui sono andata a contare 2, 4, 6, 75 maglie alte allungate, e il marcapunti, il secondo marcapunti l'ho messo tra la 75esima e la 76esima del giro. Ora iniziamo a lavorare la parte o dietro o davanti, è uguale. Quindi ho già fatto qua le 4 catenelle che sostituiscono la maglia alta allungata, la prima per alzarmi. Cominciamo ad andare in giri di andata e ritorno, quindi carico il filo, vado nella seconda maglia prendendo l'asola posteriormente e comincio a fare le mie maglie alte allungate. Una, arrivo fino all'ultima maglia prima del marcapunti. Adesso io proseguo, quando sono arrivata al marcapunti andiamo avanti. Il primo giro di scalfo l'ho fatto sulla parte diritta del lavoro. Io nella mia taglia mi allungherò per 18 cm totali di scalfo, ma a 5 cm che corrispondono a 4 giri di andata e ritorno io inizierò a suddividere per fare lo scollo quadrato. Quindi per chi volesse uno scalfo più ampio o perché è di una taglia maggiore, è in questo punto che si deve allungare. Io ho misurato i 5 cm corrispondono a 4 giri in andata e ritorno, quindi io adesso farò altri 3 giri. Chi volesse uno scalfo maggiore, oltre 4 giri dalla divisione degli scalfi, dovrà aggiungere altri giri che vuole, prima di suddividere le spalle per il collo quadrato. Un'altra cosa, adesso noi giriamo il lavoro, che abbiamo fatto il primo giro di maglie alte allungate in costa dietro, per dare l'effetto della costa continuativa. Quando andremo a lavorare il giro di ritorno e comunque siamo con lavoro sul rovescio, cioè che vedete l'interno della vostra maglia, vedete che qua c'è l'interno, la costa non dovete lavorarla posteriormente, la dovete lavorare anteriormente, in modo che quando voi girate il lavoro vi risulterà posteriore. Quindi ci alziamo con 4 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta allungata, carico il filo, invece di prendere posteriore prendiamo questa che troviamo, vedete, questa, e quindi entriamo anteriormente e facciamo la nostra maglia alta allungata. Vi faccio vedere un po', carico il filo, questa qua, e facciamo le maglie alte allungate in costa davanti. Dopo vi faccio vedere che girando il lavoro risulta in costa dietro, logicamente. Facciamo un pezzettino. E poi giriamo, così vi faccio vedere l'effetto. Ecco, faccio vedere, giriamo leggermente il lavoro e vedete che non si vede la differenza, risulta in costa dietro, anche se noi abbiamo lavorato in costa davanti. Allora adesso voi vi allungate fino come nel mio caso di 4 giri totali dallo scalfo o quelli che dovete, che vi servono, e poi
vi indicherò dove collocare lo scollo e continuare lateralmente a destra e a sinistra con le spalle. Ho eseguito i 4 giri. Scusate, ma c'era Simba che non mi voleva far lavorare, ho dovuto spostarlo, scusatemi. Allora ho eseguito i 4 giri in andata e ritorno dallo scalfo, metà. Ora mi sono fermata per calcolare il punto dello scollo quadrato. Erano 75 maglie il metà davanti e 75 sarà il metà dietro. Non si può dividere per 2, quindi ho cercato la maglia centrale. La maglia centrale, contando dal lato, è la 38esima, quindi contando da qui ho contato 37 e ho messo il primo marcapunti sulla 38esima, che è la maglia centrale del pannello. Poi ho contato, andando verso sinistra, 14 maglie, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Tra la 14esima e la 15esima ho messo un marcapunti. Il rimanente sarà la mia spalla. Dal marcapunti alla fine del pannello è la mia spalla. Ora calcoliamo l'altra. Dal centro del marcapunti messo sulla 38esima maglia, torniamo verso destra, di qua, quindi contiamo anche qui 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Tra la 14esima e la 15esima ho messo il mio marcapunti e questa è la seconda spalla, la spalla di destra e l'altra la spalla di sinistra. Ora dobbiamo salire con i 2 pannelli, 2 davanti e 2 dietro. Qui ho già il mio filo perché da prima saliremo con i pannelli delle spalle per 13 centimetri, pari a 10 giri di andata e ritorno, mantenendo la lavorazione in costa come vi ho insegnato e iniziando sempre il pannello avendo il lavoro sulla parte del diritto. Quindi io adesso mi alzo qui con le 4 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta allungata ed andrò a lavorare in costa le rimanenti 23 maglie alte allungate, cioè la spalla equivale a 23 maglie alte allungate compresa della prima di catenelle, e facendo attenzione nella lavorazione della costa che deve essere o posteriore o anteriore. Ora mi trovo sul davanti del lavoro, quindi vado a farla posteriormente, carico il filo ed entro posteriormente e faccio la mia maglia alta allungata e vado avanti fino al marcapunti. Mi fermerò su questa maglia prima del marcapunti. Ecco, sono arrivata sull'ultima maglia prima del marcatore. Ora giro il mio lavoro e continuerò in giri di andata e ritorno. Naturalmente 23 maglie le avrete se fate la mia stessa misura della spalla. Ora mi alzo con le 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, e comincerò la mia lavorazione. Ora devo fare la costa davanti perché ho girato sulla parte rovescia e andrò avanti così per 10 giri dallo scollo. Questo lavoro lo farete sui 4 pannelli, cioè sulle 4 spalle, cioè 2 davanti e 2 dietro, che poi andranno cucite tra di loro. E io adesso li faccio
anch'io separatamente le due parti. Quando ho finito ci ritroviamo qui e vedremo insieme come cucire le spalle. Questo è il mio Simba, guardate qui, è tremendo, oggi non mi fa lavorare e mi sta qua vicino a far compagnia. Mi sono alzata con le 4 spalle, con i 4 spallini, 2 davanti e 2 dietro, come spiegato fino a questo momento. Ho confezionato una manichina dopo aver cucito la mia spalla. Ho confezionato la manichina e ho anche applicato 2 fiorellini davanti. Poi faremo il terzo fiore insieme per farvi vedere l'esecuzione. Ora devo andare a cucire la mia seconda spalla. Per cucirla metterò il mio lavoro sul rovescio. Quindi ora vado a girare il lavoro e lo mettiamo sul rovescio, accostando le 2 spalle. Andremo a cucire in questo modo, accostando in questo modo qui sul rovescio. Sono ambedue di 13 maglie, quindi andremo a cucire maglia con maglia e ci troveremo esattamente perfetti alla fine della cucitura. Ho fermato il primo punto con 2 giri di cucitura. Ora proseguirò col mio ago da lana, proseguirò prendendo maglia per maglia, vedete, in questo modo, e cucendo la spalla. Tenete un po' il filo un po' tirato, perché non da ricciarsi, però sostenuto, perché altrimenti si apre tutta la spalla, poi si vede la cucitura. Deve essere una cosa né troppo tirata, perché altrimenti risulta arricciata, e nemmeno però troppo lasciata andare. Adesso io finisco la cucitura e poi cominciamo la manica. Ecco, finito di cucire la manica, ho già nascosto i fili e tagliato le codine. Volevo farvi vedere come risultava la cucitura, non si vede niente. Ora prendiamo, allora questo è il davanti, questa è la spalla. Iniziamo dal giro manica dietro, su un punto qualsiasi del dietro. Prendiamo il nostro uncinetto con il bianco, col filo bianco, l'uncinetto del 3, e inseriamo, vedete qua ci sono i giri che abbiamo fatto, lavorato. Inseriamo in questa maglia alta trasversalmente l'uncinetto in una qualsiasi e usciamo, fermiamo con una maglia bassa e facciamo altre 3 catenelle, quindi 1, 2 e 3. In questo spazio andiamo a fare altre 2 maglie alte allungate, quindi carico il filo, entro nello spazio, faccio la seconda maglia allungata, perché la seconda maglia alta allungata perché la prima è sostituita dalle catenelle, e faccio la terza maglia alta allungata. Carico il filo, entro nello spazio seguente e faccio anche qua 3 maglie alte allungate, 1, 2 e 3. Carico il filo, entro nello spazio seguente, altre 3 maglie alte allungate, 1, 2 e 3. Quindi in ogni spazio che troveremo andremo a fare le 3 maglie alte allungate.
Ora vado avanti perché vi voglio far vedere che vanno posizionate altre 2 maglie alte lungate sotto ascella, quindi andiamo avanti, siamo vicino all'ascella, continuiamo insieme. Una, siamo nello spazio seguente, 2 e 3, carico il filo. Ora è l'ultimo spazio, vedete, vicino, questo è il sottoscella. Questo è l'ultimo spazio, entriamo e facciamo 3 maglie alte allungate anche in questo spazio, 1, 2 e 3. Giriamo un pochettino il lavoro. L'altro foro dove faremo le 3 maglie alte allungate è questo. Qui in mezzo si possono inserire tranquillamente 2 maglie alte allungate. Una, carichiamo il filo, andremo a fissare qui, in questo punto. Una. L'altra, carico il filo, lo andremo a fissare nella maglia seguente. E 2. Ora riprendiamo facendo le 3 maglie alte allungate in ogni spazio, questo, 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 e arriveremo fino alla cucitura. Poi vi faccio vedere nella cucitura. Adesso vado avanti, ci fermiamo vicino alla cucitura della spalla. Allora volevo spiegarvi che in caso aveste delle taglie maggiori vi serve una circonferenza del giro manica maggiore per la distribuzione di questi punti. Non c'è problema, perché ogni maglia alta che abbiamo lavorato nel senso verticale corrisponde a 3, vedete, a 3 maglie alte allungate che sono la corrispondenza di un punto, perché questo era un multiplo, se vi ricordate era un multiplo di 3, e le altre 3 le andiamo a ricavare, 2 sotto l'ascella e 1, adesso vi faccio vedere dove lo andiamo a ricavare, e così fanno un altro multiplo del punto. Ora facciamo gli ultimi 3 nell'ultimo spazio vicino alla cucitura della spalla, 2 e 3, quindi il terzo punto che forma un motivo lo andiamo a inserire nel centro della cucitura della spalla, una maglia alta allungata, ecco qua, e continuiamo inserendo, qui inizia ancora lo spazio dove vanno fatte le 3 maglie alte allungate, incominciamo ancora a inserire e andiamo così, finiamo il giro lavorando in questo modo, arriviamo fino qui dove eravamo partiti con l'attaccatura della manica e chiudiamo con una mezza maglia bassa nella quarta catenella che sostituiva la prima maglia alta allungata del giro. Sono alla fine del giro, il primo giro della manichina. Ora dobbiamo fare il lavoro che abbiamo fatto qui nella maglia, quindi c'è da cambiare colore tenendo però il filo senza tagliarlo, che ce lo dobbiamo praticamente assembrare quando arriveremo a ricominciare col filo bianco. Quindi adesso il filo bianco lo portiamo su dietro, inseriamo, vedete ho fatto il nodo d'inizio sull'uncinetto e chiudiamo l'ultima parte dell'ultima maglia alta allungata con il filo verde. Tiriamo un po' dietro il filo, così chiudiamo bene la solina e chiudiamo nella quarta catenella con il filo verde e abbiamo fatto il cambio di colore. Dopo magari qui facciamo dietro un nodino
così lo fermiamo un pochettino perché siamo all'inizio. Ecco qua, e cominciamo il lavoro con il verde. Quindi mi alzo con 3 catenelle, 1 2 3, carico il filo, entro in costa dietro nella maglia seguente e faccio una mezza maglia, una maglia alta allungata, però chiudendola solo 2 volte, e lascio l'asa sull'uncinetto. Di nuovo, e chiudo tutto insieme. 4 catenelle, 1 2 3 4, carico il filo e vado a fare 3 maglie alte allungate chiuse insieme. Quindi entro in costa dietro, chiudo la prossima, chiudo la piccola, chiudo una seconda volta, lascio sull'uncinetto, e uguale faccio con la terza, e poi chiudo tutto. Insomma, il punto è lo stesso punto che abbiamo fatto in fondo alla maglietta. Quindi 4 catenelle, 2 3 e 4, carico il filo e di nuovo il mio punto della maglia sotto del fondo. Ecco, andate fino alla fine del giro, ci ritroviamo per chiudere e proseguire. Sono alla fine del giro, faccio 2 catenelle, carico il filo, entro sul gruppo, il primo gruppo di maglie chiuse insieme, e faccio una maglia alta normale. Ora mi ritrovo nel centro dell'arco. Cosa faccio? Entro nello stesso punto, faccio una maglia bassa, e da qui cominciamo a fare i nostri archi. Quindi 4 catenelle, vado a fare una maglia bassa nell'arco seguente, 4 catenelle, 2 3 4, maglia bassa nell'arco seguente, 1 2 3 4, maglia bassa nell'arco seguente. Finiamo il giro, ci ritroviamo qui e cambiamo di nuovo il filo per proseguire la manica, il colore, cambiamo il colore. Sono alla fine del giro, faccio le ultime 4 catenelle, 3 e 4, e mi chiudo sulla maglia bassa di inizio giro con una mezza maglia bassa. Ora prendo il bianco e lo porto sopra, e il filo verde lo porto sotto. Quindi mi allungo col filo bianco, vedete, dietro, entro nell'arco e chiudo con una mezza maglia bassa, vedete, mi sono allungata e lascio il filo sotto. Mi alzo con 3 catenelle con 4 catenelle, scusate, che sostituiscono la prima maglia alta allungata, entro nell'arco e faccio un'altra maglia alta allungata, carico il filo, terza maglia alta allungata perché la prima era sostituita dalle catenelle, e ricomincio a fare la lavorazione che avevo fatto in fondo alla maglia. Quindi in ogni arco che trovo vado a fare 3 maglie alte allungate, che sono gruppetti che costituiscono il motivo, e vado avanti fino alla fine del giro, chiudo il giro con una mezza maglia bassa nella quarta catenella che sostituiva la prima maglia alta allungata del giro. Poi faremo un giro in bianco di una maglia alta allungata su ogni maglia alta allungata presa in costa dietro. Praticamente andiamo a ripetere questo giro, questo lavoro. Quindi i 2 giri di bianco
del motivo della maglia. Ci ritroviamo fra 2 giri di bianco che ricominceremo con il verde. Ecco ragazze, ho finito i 2 giri di bianco e ho tagliato il filo bianco e già nascosto le codine perché nella manica il bianco non viene più usato. Quindi ora prendo il filo verde che era rimasto attaccato dal giro sottostante, entro in una maglia qualunque ed esco con una catenella e mi alzo con 3 catenelle. Vedete dietro, non troppo tirato, e ricomincio a fare il motivo del verde che abbiamo fatto qua sotto. Quindi carico il filo, entro in costa dietro nella maglia seguente e faccio una maglia alta allungata chiusa a metà. Quindi carico il filo, una seconda maglia allungata chiusa a metà, maglia alta allungata, e poi chiudo tutto insieme. Faccio le 4 catenelle di separazione, 1, 2, 3 e 4, e ripeto, carico il filo, entro in costa dietro e faccio 3 maglie alte chiuse insieme, allungate, 1, 2, 3, chiuse insieme. Quindi mi ripetete il giro che abbiamo fatto qua sottostante, poi l'ultimo lo faremo insieme perché c'è da inserire, nell'ultimo giro vedete c'è da inserire il pipiolino come finitura. Poi questi 2 giri finali col pipiolino 1 e 2 andremo anche a farli, ad eseguirli sul fondo del mio maglioncino, della mia maglietta. Vedete, questo è il fondo della maglietta, presa nell'altro senso ci attaccheremo, comunque dopo lo facciamo insieme, ci attaccheremo e faremo questi 2 giri finali. Adesso io proseguo, ci ritroviamo qui alla fine del giro. Siamo alla fine del giro, facciamo 2 catenelle, carico il filo, mi inserisco nel gruppetto di maglie chiuse insieme e faccio una maglia alta. Adesso andiamo a fare l'ultimo giro di catenelle più il pipiolino centrale. Quindi rientro, faccio una maglia bassa all'inizio, un attimo che rientro qua dove mi sono chiusa e faccio una maglia bassa e poi partiamo, facciamo 2 catenelle, 3 catenelle che formeranno il pipiolino, poi rientro nella seconda catenella, esco e chiudo con una maglia bassa, 2 catenelle, ora vado a fare una maglia bassa nell'arco seguente, di nuovo 2 catenelle, 3 che formano, scusate, il pipiolino, rientro nella seconda partendo dalla base, faccio una maglia bassa, 2 catenelle, maglia bassa nell'arco successivo, di nuovo 2 catenelle, 3 catenelle che formano il pipiolino, 2, 3, rientro nella seconda partendo dalla base, chiudo con una maglia bassa, 2 catenelle, maglia bassa nell'arco successivo. Mi finite il giro in questo modo, poi mi chiudete con una mezza maglia bassa qui sulla prima maglia bassa del giro, questa, e la manichina è terminata. Siamo sul fondo della maglia. Questo è il dritto del lavoro. Ci inseriamo nella catenella d'inizio in un punto qualsiasi, meglio magari sul dietro, vedete? Questa è la catenella d'inizio. Ci
ci inseriamo con il filo, con un nodo d'inizio, facciamo una maglia bassa e 2 catenelle. Andiamo a fare i 2 giri che hanno fatto da finitura alla manica, gli ultimi 2 giri, che sarebbe un giro di questi triangolini più un giro di archetti più i pipiolini. Quindi carico il filo, entro nella maglia seguente e faccio le altre 2 maglie alte allungate chiuse a metà, per poi chiuderle insieme. E questo è il primo gruppetto. Le 4 catenelle, 1 2 3 4, carico il filo, entro nella seguente e faccio l'altro gruppetto di 3 maglie alte allungate chiuse insieme. Ecco qua. 4 catenelle e continuo fino alla fine del giro. Poi farò il secondo giro come quello della manica, questo qui fatto con i pipiolini, e anche il fondo, il bordo in fondo alla maglia sarà terminato. Adesso io vi faccio vedere a fare il terzo fiorellino, che andrà applicato qui sulla parte destra. Sono 3 fiorellini, uno a destra, uno a sinistra e uno in centro. Quindi facciamo il nodo d'inizio, è un fiorellino piccolino carino, lasciamo un po' di filo che servirà per attaccare la perlina. Allora, questi fiorellini non sono obbligatori, a chi non piacciono, chi non vuole metterli, si può anche fare meno, perché poi andremo a rifinire anche lo scollo della maglia. Comunque lasciate un po' di filo, quindi fate il nodo d'inizio e andiamo a lavorare 6 catenelle, 1 2 3 4 5 e 6. Chiudiamo a cerchio come fare un normale centrino per la casa e ci alziamo con 2 catenelle che sostituiscono la mezza maglia alta più 2 catenelle che sostituiscono le catenelle dell'archetto. Carico il filo, entro nel cerchietto e faccio una mezza maglia alta. Due catenelle di separazione che formano l'arco, carico il filo, rientro nel cerchio e vado a fare un'altra mezza maglia alta. 2 catenelle di separazione, carico il filo, rientro e faccio la mia mezza maglia alta. Andiamo a fare praticamente 8 mezze maglie alte ed 8 archetti. Ci vediamo qua alla fine del giro e chiuderemo nella seconda catenella d'inizio con una mezza maglia bassa. Ecco qua il mini fiorellino. Abbiamo chiuso il giro. Ora entro nel primo mini arco ed esco con una maglia bassa. In ogni di questi archetti di 2 catenelle andiamo a fare una maglia bassa, una mezza maglia alta, una maglia alta, una mezza maglia alta, una maglia bassa. Questo in ogni archetto. Da qui passiamo direttamente nell'altro arco e facciamo una maglia bassa, una mezza maglia alta, una maglia alta,
una mezza maglia alta, una maglia bassa, di nuovo. Passiamo nell'altro archetto, terzo petalo, una maglia bassa, carico il filo, una mezza maglia alta, carico il filo, una maglia alta, carico il filo, una mezza maglia alta, maglia bassa. Terminate il giro in questo modo, poi chiudete il giro con una mezza maglia bassa nella prima del giro, lasciando un po' di filo per la cucitura. Ecco ragazze, ho attaccato anche il terzo fiorellino usando i fili che avevo lasciato, il filo che ho lasciato alla fine l'ho usato per attaccare il fiore sulla maglia, e il filo che avevo lasciato nel centro del fiore l'ho usato per attaccare la perlina. Ora giriamo sul retro in questa maniera la nostra maglietta, siamo sul diritto, prendiamo uncinetto numero 3 e cotone bianco e andiamo a fare l'ultima finitura che riguarda la nostra scollatura. Ci attacchiamo circa a metà, questa è la manica, vedete la manichina, ci attacchiamo come ci siamo attaccati qua per fare la manica. Vedete che qua ci sono le asole e ci sono anche di qua, vedete? Quindi in ogni asola andremo a fare 3 mezze maglie alte, quindi ci agganciamo a una a caso con una maglia bassa, facciamo una catenella e in questa prima asola andiamo a fare altre 2 mezze maglie alte, una e 2, che insieme alla prima catenella formano le 3 mezze maglie alte. Prima di passare nell'altra asola facciamo un pipiolino, quindi 1, 2, 3 catenelle, entriamo sulla base dell'ultima mezza maglia alta e chiudiamo con una mezza maglia bassa. Ora passiamo all'altra asola, quindi carico il filo, entro e faccio 3 mezze maglie alte, 1, 2 e 3. Ora rifacciamo il pipiolino, quindi 3 catenelle, 1, 2, 3, entro alla base della mezza maglia, della terza mezza maglia alta, esco e chiudo con una mezza maglia bassa. Altra asola, carico il filo, entro nell'asola seguente, quindi 1, 2 e 3, e di nuovo pipiolino, 1, 2, 3 catenelle, chiudo con una mezza maglia bassa qui sulla base, sulla testa dell'ultima mezza maglia alta, e ripeto 1, 2 e 3. Vedete come viene finita? Arriviamo fino a qui, che così vi faccio vedere anche a fare l'angolo, girare. Ci sono 4 angoli da fare dello scollo quadrato, quindi pipiolino 1, 2, 3, chiudo con una mezza maglia bassa, carico il filo, entro nell'asola seguente, faccio 3 mezze maglie alte, 1, 2, 3, pipiolino 1, 2, 3, chiudo. Ora siamo sull'angolo, siamo sull'ultima asola,
Quando siamo arrivati alla fine, cioè che facciamo l'ultima asola prima di girare, non facciamo il pipiolino, facciamo le 3 mezze maglie alte nell'ultima asola, che è questa, poi entriamo nella prima maglia che troviamo, vedete qua, adesso io devo girare, mi trovo la prima maglia che è questa, entro e faccio una mezza maglia bassa, giro il mio lavoro, ora cammino con delle mezze maglie basse fino ad altro angolo, quindi camminerò con delle mezze maglie basse così fino all'altro angolo, una su ogni maglia che troviamo, così lo scollo resterà più sostenuto. Magari tenete un po' sostenuto il filo, se avete la mano larga potrebbe essere anche utile cambiare l'uncinetto. Vedete, finita. Ci troviamo all'angolo, adesso arrivo all'angolo, sono quasi all'altro angolo, faccio le ultime 2 mezze maglie basse, mi porto sull'ultima maglia prima dell'angolo. Ora non faccio il pipiolino, carico il filo e vado nella prima asola che gira intorno alla spalla e faccio le 3 mezze maglie alte. Faccio il pipiolino, 1 2 3, chiudo con una mezza maglia bassa e vado nell'altra asola seguente e faccio le 3 mezze maglie alte, 1 2 e 3, pipiolino, 3, chiudo, 3 mezze maglie alte nella seguente asola, che poi l'asola sarebbe la maglia in senso verticale, maglia alta dei giri della spalla. Ecco, faccio vedere. Naturalmente qui dovete finire il giro in questo modo, facendo le mezze maglie alte pipiolini sulle spalle e qui allo scollo dovete spostarvi con le mezze maglie basse. Questo lo dovete fare naturalmente anche sullo scollo davanti, con lo stesso sistema. Quando sarete qui vi spostate da un angolo all'altro con le mezze maglie basse. Io questa magliettina la adoro in maniera particolare perché è veramente molto, molto fresca e molto romantica. Io spero che vi sia piaciuta. È il mio primo lavoro estivo, iniziamo così il lavoro con i cotoni. Se vi piace il canale mi farebbe piacere se vi iscrivete, io vi manderò le mie notifiche cliccando sulla campanella alla pubblicazione di tutti i miei lavori. Un abbraccio, alla prossima, ciao!